Benvenuto Peugeot. Ci è voluto un po' di tempo, ma alla fine sono riuscito a ospitare qui in baita da me Peugeot Ambi. È un piacere, un onore, grazie mille. Sicuramente molti di voi che seguite il mio canale seguite anche il suo. 3-4. E niente, con Peugeot siamo in contatto da diverso tempo in realtà. Vabbè, insomma c'è una stima, spero reciproca. Io ho sempre seguito Peugeot già da prima. E quindi niente, ci siamo sempre tenuti in contatto e avevamo in ballo questa, diciamo, collaborazione, questo incontro. Non si sapeva se sarei andato io da lui o sarebbe venuto lui da me. E quindi niente, ho il piacere di ospitarlo qui con me. Quindi... Io ho aspettato, ho detto adesso vengo io, aspettare che arriva lui, cioè... ma io sono come a Natale, quando arriva. Arriverò anch'io, non ti preoccupare. Aspetto l'invito però, è un invito ufficiale. Okay, ufficiale, quello scritto come... La lettera con il timbro. Mi ha invitato praticamente 17 volte dopo, ok, devo venire. Quella è la storia vera. Tra non molto avremo anche un altro ospite, quindi grandi ospiti in questo video. Purtroppo è così. Sì. Il gatto selvatico. E niente, vedremo un pochino cosa fare. Faremo sicuramente qualche attività assieme, oltre che ovviamente mangiare canederli, soprattutto perché Peugeot... Posso venire solo, mi ha detto lui, se faccio i canederli ufficiali con la ricetta segreta di mia madre, perciò sì. Poi Peugeot ovviamente ha portato anche doni vari, salami affumicati e le frittelle. Non esco di casa senza salame affumicato in tasca. Speck, che anche quello sembra tanta roba. Quindi vabbè, sarà un weekend, 2 o 3 giorni all'insegna di cibo e alcol. Ha una condizione: vengo solo se facciamo dei lavoretti, c'è da fare qualcosa, dare una mano. Ma io guarda, sono ben lieto di schiavizzarvi, cioè è un grande piacere. Mi metterò dietro di voi con la frusta. Bon. Ma prima di continuare, lasciate che vi parli brevemente del mio impianto fotovoltaico. In questo caso abbiamo Bluetti AC300. AC300 è l'impianto che utilizzo regolarmente in baita da diverso tempo. Nel mio caso ho un accumulo di 9 kWh, ma il sistema è espandibile fino a 12 kWh. Questo cosa significa? Che è un sistema che vi permette di essere indipendenti anche per diversi giorni, quindi anche in caso di maltempo, come in questo caso. Quindi un impianto di questo tipo vi permette veramente di essere indipendenti sotto tutti i punti di vista e quindi di poter far funzionare regolarmente un frigorifero, di poter produrre acqua calda, di poter far funzionare un forno, poiché ha una potenza nominale di 3 kW, quindi equivalente alla corrente di casa vostra. L'impianto è molto affidabile, lo sto utilizzando già da diverso tempo, da più di un anno, è sempre collegato, funziona tutti i giorni e non mi ha mai dato nessun problema. Si può utilizzare anche la sua applicazione, che è molto comoda per comandarlo da remoto, quindi io anche quando non sono qui in baita posso controllare il livello di carica e tutto quello che sta succedendo. Poi in questo video vedrete anche questo qui, che è un nuovo prodotto, si chiama AC180, è appena stato lanciato, è una piccola power station che è in grado di erogare comunque 1,8 kW di potenza. Ne ho già parlato, l'ho già recensita in un video precedente. È un ottimo strumento per l'appunto per lavori itineranti, quindi possiamo anche portarla in giro per il bosco e lavorare ovunque, perché 1,8 kW di potenza è comunque un'erogazione decisamente sufficiente per far funzionare la maggior parte degli elettroutensili. Ci sono tantissimi prodotti di Bluetti che potrete trovare sul loro sito, taglie più piccole, taglie molto più grandi, espandibili, non espandibili, quindi fate un salto sul sito di Bluetti che vi lascerò in descrizione. Ringrazio Bluetti per il supporto e continuiamo il nostro video.
Benvenuto. Si è perso, Benvenuto. trovato uno. Già stanchi? Mi ha spaventato. Ciao, piacere. Bene, tu? Andate a questa salitina Ci è stato attaccato. risveglio muscolare. Intensa, Cagnolino. Ho morso. Ah sì? Quale? Quello del paese in mezzo alla piazzetta? No. Guardate lì che bravo ragazzo Peugeot, che mi mette a posto anche la bandiera dell'Italia. Sì. Poi c'è gente che mi Ma cadi o non cadi? ca- mi dà dell'austriaco, eh? Chi ti ha invitato a te? Che sei? Non lo so. La tua baita senza bandiera. Bene. Ragazzi, vi presento Fede. Ciao a tutti. Fede the Wildcat, o un gatto selvatico. Gatto selvatico, un gattaccio. Italianizziamolo. Fede, da dove arrivi tu? Io arrivo dal Veneto, Ecco. provincia di Vicenza. Quindi abbiamo ospiti, un alto atesino e un veneto. Quindi cosa ne verrà fuori? Lo scopriremo. Sarà dura Beh, vi posso Sarà già dura. dire che la sua cuxa è rossa. per il caffè. Ah, il caffè rosso. Il caffè prende coloriti particolari sull'olivo. Allora, comunque, sto giro non riesco a evitare. Vabbè ragazzi, ma voi usate quindi il vostro personal bicchiere Io sì. special? Sì. E allora facciamo una roba, allora anche uso il Santo Graal, No, poi io ho il mio Santo Graal. Ok. ma può essere. Però vedi che qua c'è un tipo un nodo piccolo che passa su, si è aperto proprio qua. Sì, comunque anche la cuxa è una roba bella complicata. Non Questa vedo. l'hai comprata? Non vedo. Ho avuto il commento di uno, ho detto che io non metto mai nei miei video alcol. No? Ah, ma allora anche tu bevi birra? È da un po' che volevo chiederti, ma avevo paura di fare una figuraccia. Allora anche tu sei umano. Nei tuoi video bivacchi non vedo mai una birra né vino. Ma non è vero, scusa. Da me no. Non si è mai visto il vino? Però si vede che Quando sono c'è ubriachi. Omar, Non è che potete mascherare più di tanto. quando c'è la Omar. Vabbè, salute ragazzi a Salute. questo ritrovo. Cin cin. Primo. Questo primo ritrovo. Skål. Oh. Ci avviamo già verso l'estate. Allora, il lavoretto che mi piacerebbe fare, perché voglio avere un ricordo della loro presenza qui in baita, quindi qualcosa che resti e qualcosa che crei un'atmosfera romantica. Romantici, lo sapevo No? che eri un romanticone, ok? Sono un romanticone. Eh. Quindi l'intenzione è quella di, adesso metteremo una piccola pavimentazione con le piode per evitare ovviamente che il braciere vada a bruciare sotto Sì. l'erba, e creeremo due panchinette dove probabilmente, se il tempo sarà clemente, staremo questa sera davanti al fuoco, ed è una cosa che poi verrà riproposta durante l'estate, quindi andiamo? Andiamo.
beh, le braccia è un'altra storia. Ok, adesso vediamo se basta così o se serve un'altra magari. No, serve un altro. Che è un discorso. Sicuramente. Sì. Prendiamo una da mettere lì e dovremmo essere a posto. Che dici? Sì. Vabbè, staviamo, perché le enterriamo. Sì. Una qua così, ora. Però forse un po' più in là. Dove Sì, vuoi adesso farle poi? vediamo dove farlo perché deve esserci Sì. lo spazio comunque per le panchine, devo studiare un attimino la disposizione più Disegno, logica. geometra, architetto, condono. Tutto. Ma sai però cosa conveniva? Era meglio se le lasciavamo lì e scavavamo il perimetro della roccia, capito? Dico, Quello per intendevo esperienza, perché poi Non guarda, ti- sembra semplice interrarle come si deve. E qua che facciamo, Luca? Lo lasci? Sassetti. Che bella pala che ho. Soprattutto potrei investire in una pala nuova, Sono le mani come... Ok, adesso Togli un po', dai. Poi Dove la buttiamo? parte la butto. metti qua, appoggiali di lato che vediamo mica che poi qualche lo scomotivo ci torna utile. Che manica corta. Ah, guarda come lavorano. Vieni a trovarmi. Lavorate, che sennò non vi assumo. Siete in prova ancora. Ti invito, vieni a trovarmi. Ciao. Ci divertiamo. E l'austriaco con l'inganno. Aspetta, non togliere tutto. Sai? Toglio qua. Inverno. Non essere offensivo. Ancora? Ah. Dici? Sembra abbastanza buona, dai. Secondo No. me c'è. Se vuoi puoi ancora un mettere po'. un po' di terra un po' di sotto. Sì. No, un po' tanta. Perché sai, ben poi. aspetta, Bisogna mettere anche qualche sassetto sotto, magari, perché fa più. Perché la terra dopo un po' la. Basta un po' di pioggia. E qua va via tutto, no? Vuoi? Prova, lasciala giù tu. Oh, puttana, adesso, forse neanche. Lascia giù. Non stava bene. Qua però siamo un po'. Questo non quadra.
Dobbiamo andare più qua. Sì, sì. Allora ci andiamo. Tu sposta un po' in là, vedrai come va dentro sto coso qua io. Tu entra in Sì, un ho bosco, canederlo. tu trovi il orso Sì. e tu devi stare attento perché Il cane va all'osso e va devi tenere dietro. su bersaglio. Qua. È ancora un po', sai che secondo me se vogliamo fare proprio i fighi con un pochettino. Qua dobbiamo alzare, sì. Dov'è? No, mi sembra buono. No, secondo me. Di sai, gatto. con un po' di pioggia che tira via la roba poi sotto. Non c'è niente. Ah, ok, sì, 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 sì. Anzi, questo. Eccolo qui. Basta veramente niente delle volte. Lo stesso. Oh. O forse questo è troppo. C'è un bit. Forse da Questo è ottimo comunque. alzare un po' qua. È già un po' altino, no? No, no, alzare solo l'angolo qua. Sì, forse se lo alziamo di lì potremmo pareggiare qui. Così tiro un po'. Se tipo ci picchiamo quello lì. Oh, si Cade giù. Mica l'ho visto sulla fotocamera. Oh, no, no. Comunque quello lì ci serviva qui. No, era troppo, Fede. Dopo se questo? Prova. Era grosso, dai. Sì, chi è che te l'ha detto? Aspetta, metti il dito ancora una volta sotto. Visto? È molto meglio. Non è che non fai grande, no? No, ecco, stavo pensando sempre per la teoria del... Beh, questa è l'idea, la pavimentazione l'abbiamo realizzata. Quindi adesso diciamo che il calore non rovinerà più il prato, quantomeno è anche più sicuro per certi versi. Adesso creiamo le panchine. Se c'è sporco, sai. Faccio che non ti incastri le dita. Ho i piedi. Vediamo se si pela. Sì. Si pela facile. Che spettacolo. Hai un altro accesso? Sì, se vuoi sì. Appesa Dentro al qua. mangiatoio. Sì.
Specialità dall'Alto Adige. Oggi abbiamo Peugeot, com'è che si chiama? Ricordami. Tutres. Sono queste frittelle che sono veramente molto molto buone, devo dire. Mi dispiacerà non mangiarne più dopo oggi. Sono ripiene. Queste dovrebbero essere finalmente quelle Krauti. Adesso vediamo. Fede, vuoi un Tutres? Un Tutres? Pausa breve però, perché ti pago e quindi cerca di mangiare rapidamente. Sì. Il cantiere deve andare avanti. Non ho visto il contratto, però... Il contratto poi parliamo. Ah, poi contrattiamo. Se ce n'è altri due. Poi penso che millimetro più, millimetro meno. È lì. Cos'è? Salamandra, come si chiama? No, Lavanda? quella bianca nera. Sì, salamandra. Ognuno ha i suoi colori. Allora, lì dove sono i trompetti. Lì dietro, in mezzo a adesso lì a sinistra. No, stavi andando in là a sinistra. Lì, qua, dove hai messo il piede io faccio la foto. È andata sotto l'erba lì. Sotto le foglie. Avevamo finito tutto alla perfezione. Perché l'hai fatto Peugeot? Allora, io pensavo praticamente c'era una striscia e io, cioè, una roba un po' astratta, non devi fare sempre le linee uguali, no? Sì, questo va è un bene, po' capisco differente. che vuoi fare possiamo metterci dei sassi sotto se Sì, cioè tu Vediamo fai, una capisci? Sì, sì. facciamo no. una struttura così. Sì, va benissimo. Ah, sì, bella. No, sono 10 centimetri, così ad occhio. Non sei contento? Bello, sì, bello. Ah, che bravi i miei operai. Posizionamento. Seconda panca. Un po' inclinata. Qua questo è il terreno. Proviamo a rotarla. Aspetta, io non tu. Ah, giusto. Non Giusto, vorrei mai farmi Sì. male.
arrotata. Ah, si è indirizzato. Oh, ragazzi, Un po' vicino qua. siamo. Vabbè, No. non può spostare. Con tutta la pavimentazione che abbiamo fatto qua, si sposta. Contento? Sì, Bravi tutti. Adesso il signor padrone ci dà qualcosa da bere. adesso sì, dai, Anche acqua, perché possiamo fare un po' di pausa e... Se no, dopo. Benvenuti a tutti in questa prima puntata di In Cucina con chef Pesce Clerici. Peugeot Envy o Peugeot Clerici, in base a come preferite. Allora, caro il nostro Peugeot, cosa ci prepari questa sera? A grande richiesta faccio di nuovo i cannederli, i classici cannederli con la ricetta segreta, tra parentesi, tralasciata dalla nonna, la mamma e adesso a me. Però l'importante di questa ricetta, già adesso vediamo che deve essere fatta in un ambiente outdoor, se no non si chiamerebbero i cannederli outdoor, ok? Giustissimi. Perché questi sono i cannederli allo spec outdoor, li faremo in brodo poi. E niente, iniziamo a stagliuzzare la roba. Ci vediamo di nuovo in 3 ore. Sarà la prima volta che i canederli vengono preparati in Valle Anzasca. Tra l'altro qua notiamo già una prima variazione, quindi potremo anche definirlo un canederlo, insomma diamogli un nome anche regionale qua, più locale, è una Vuoi sottofamiglia. spostare il cannederlo dall'Alto Adige in Valle Anzasca? Potrebbe nascere una nuova tradizione. Perché non abbiamo tutti gli Esatto. ingredienti come dovrebbe Qui, essere. per esempio Peugeot ha preso il timo qui Sì. cresce spontaneamente. Cresce lì vicino al muro, ottimo, fantastico. Prendiamo il timo, ci starebbe qualcos'altro, erba cipollina o comunque prezzemolo, però in questo caso, perché qualcuno se n'è dimenticato, usiamo quel che c'è. Se no non userei niente, però il timo potrebbe starci. Intanto ci facciamo anche un bicchiere di vino. A cosa stavi alludendo? No, ti avevamo chiesto di portare il prezzemolo, non hai portato Vede, il prezzemolo. venga qua, venga anche lei alla valletta. Io intanto faccio. la velina. Prima ero Mi io stavo quello che... sistemando, levando i piatti. Prego, facciamo intanto un brindisi. L'importante è già qua stagliuzzare tutto in modo molto piccolo. Deve essere Fate un bicchiere di vino così vedi che tagliuzza ancora più in modo più preciso. Sì, le dita. Forza, salute. Ah. Ambi parodi. Cheers. Solo su questo canale. Ma spiegaci cosa stai facendo con quel piccolo panettino di burro, quel micro pezzo di burro. Allora, secondo me ci sta avere buttare un po' di burro. Forse mi è scappato un po' del burro, ok? Però il gusto del burro, no, per abbrostolire un po' a cipolla ci sta, ma dà anche un buon gusto poi a cannederli dopo, dai. Non è così tanto, un bel po' di cannederli, ne facciamo un sacco, non è che un cannederlo a testa, perciò giusto un po', via. Quindi una rosolatina alla cipolla adesso. Sì, giusto un po', non troppo. Andiamo a mettere gli ingredienti ed è qua che... Allora, prima la farina, ok? Vado con la farina e ogni volta che metti un ingrediente, mi sono lavato le mani, mischiare tutto. Chiaro che qua non c'ho questa più interessante. Boh. Forse qualcuno può essere anche d'aiuto e ad esempio adesso mettermi la cipolla.
E comunque è chiaro che queste cose si Però vedi, fanno adesso con la mano. in tutto quel, cioè, tutto quel pane lì, effettivamente quel muro lì sembra, cioè, non sembra poi così tanto. Grazie, grazie. No, no. È sempre un infarto. Ci sarà una sfera concentrata di burro al centro, tutto raggrumato. Boom. Speck. Vabbè, qua beviamo intanto, ragazzi. Ma io cucino intanto, Io verso qui. Vede. Posso far vedere il piatto? Molto carino. Sì. Ok, adesso lo speck. Uova. Ho trovato un pezzo di speck. Qua adesso mostro già, c'è dell'acqua. Risparmierò un sacco con quest'acqua. Ci va del latte di solito, ok? E non abbiamo latte perché ci sono scappato le mucche e senza mucche Capita. non c'è latte, o pecore, quel che è, capre. Se vuoi c'è un cervo con un pezzo di cappa. No. Mangiato. Ok. Che produce ancora latte. Sì. Soprattutto il latte di cervo. Ah boh, adesso guarda, inizio a schiacciare la roba, no? Questo butto nell'umido più. Sì, sì. Che fosse baita mia adesso. Allora, forse un sorso d'acqua. Beh, latte, un po' di latte per favore. Piano, Troppo piano, Ma butta un po', ecco, grazie. Un senso del piano. Dai. Ok. Ho messo corso. Sale, pepe e le spezie. Magari un po' stagliuzzate. Io adesso non c'ho voglia di stagliuzzare. Magari fate voi. Sì. Basta già l'acqua. Ottimo. Di sale. Sì, vai. Questo è pepe. Pepo. Sì, te pepo. Pepami. Peppa Pig. Bonbon. Ma se io dico bonbon, perché continui? E dopo ogni ingrediente mischiare sempre di continuo. Dammi ancora un po' d'acqua, giusto un po'. Boh. Ok, questo secondo me. Fede, adesso mi servirebbe. Sì, oh, perfetto. Un po' d'acqua in questa ciotola, giusto, butta un bel po', vai a prenderla lì su. Si formano. Lo devo alzare un po'. Deve veramente bollire. È Susan.
con l'altra mano, così che vi riprese da questa parte. Adesso sto zitto. Comunque stasera si sente, cioè la prima sera che sono fuori e percepisco già clima estivo, anche con i grilli. È cambiato il tempo. Comunque non sono difficili da fare, se per quello. No, beh, ma per carità. Ma nessun piatto fondamentalmente difficile, cioè. No. Quelle cose devi magari, cioè per farle bene ci metti un po', devi farle un po' di volte. E voilà, ovviamente essendo molto grosso c'è la parte più a sangue, cioè, poi ognuno se la gestisce. Vediamo un po', va. Com'è? Uno spettacolo. No, non volevo sentire una parola. Madonna che buono. Beh, buon appetito nuovamente. Buon riappetito. Buon riappetito. Mi faccio incindio, Piacere. Al cervo. Che bello. Vieni Peugeot che ho deciso di abbassare gli ISO e di alzare il fuoco. Le regolazioni erano un pochino così. C'era diciamo poca scelta. O tanta grana o tanta fiamma dell'inferno. Vede, mi sa che sposta un pochino la bottiglia perché mi sa che facciamo un vin brûlé, se no. E io che risparmiavo prima, poi legna eccetera. Questa Arriva lui. è la fiammata finale, dai.
Adesso abbiamo anche un po' di frescolino, quindi... Cominci ad allontanarti. Comincia a essere troppo anche. Ecco, queste sono le troiate che facciamo io con lui. Beh, sono troiate abbastanza comuni questi. Usciamo, facciamo un fuocarello. Ora che andiamo a letto una roba. Beh, poi quando pernotti al freddo nella neve, lì... Dici che ci vedono? No, Sti cazzo, abbiamo cazzi. bruciato le vecchie, cazzo. Alle dai. 11 di sera puoi fare il fuoco finale. Ma poi se sei è mezzo... proprio roba da scout, cioè fai la roba per andare a dormire la sera. Quando c'è la neve che fa fare, c'è un rischio zero, cioè... Sì, dai, sì, no, che fai una lì vai fiammata tranquillo. dell'inferno. Almeno ti scaldi bene prima di andare a letto, sennò... Brucio un cazzo. Sì, ti scaldi bene per andare a letto, ma è bello anche quando ti butti nel sacco a pelo, stai lì, tutto coperto, ti guardi sto cazzo di fuocarello, tu lo ascolti, è bellissimo. Il fuoco è sempre il fuoco, sempre il suo fascino. Il problema è quando è fumoso. Un po' irritante. Quella... Strano come scoppietta sta roba. Ci sta un tavolino qua, stavamo voltando credo. Tavolino? Sì, Effettivamente è vero, per appoggiare... Sì, esatto. Un appoggiatoio più che altro. Ma in realtà c'è quello che ho dentro che si potrebbe anche portare fuori, Sì, il tavolinetto, quello lì. Però adesso, insomma, non esageriamo, Eccesso di comfort. no, no, assolutamente sì. Hai ragione. Stavo notando con Fede che comunque queste panchine non si muovono di un millimetro. Estremamente stabili. Le ho fatte io, non è che vorrei, cioè ho dato della mia mano. Cosa? Una gamba hai fatto, dire. Ma vabbè. Una gamba e la Era un seconda l'hai test, sbagliata. era un test per vedere se voi notavate sta cosa. In ogni caso vorrei adesso, 35 cm più corta abbiamo fatto. scusa che sto parlando col pubblico, vorrei Erano stati così. ringraziare Luca della visita Che è venuto a trovarci. che è venuto a trovarci. Grazie, Luca. Grazie Luca, cioè grazie nel senso è stato un onore poterti ospitare qua Nella vostra baita. nella mia baita e no, nostra non è che io, è mia, lui non c'entra, no? L'ho beccato da Fede, giù. tu cosa, cioè, in tutto ciò tu cosa c'entri? Sei venuto a testificare In effetti, tu che il cazzo passaggio di c'entri? proprietà Non c'entra un di... cazzo. Sono qua così. Non sei in qualità di notaio? No, io sono arrivato così per sbaglio. Ah già, tu passavi di qua, giustamente. Non so cucinare, non sapevo chi mi faceva da mangiare stasera. Ma per sbaglio un corno, io ti ho detto cosa facciamo domani se lui non mi vende la baita. Vabbè, quello è un altro discorso. Tu, 2 cartoni, prendo la baita e scappiamo con la baita sulle spalle. Ah. Buongiorno a tutti, guardate che ospiti volenterosi che ho qui con me. Ho lanciato appena l'idea, sono già all'opera qua, sembrate gli idraulici in straordinario qua. Mario e Luigi. Mario e Luigi. Comunque, l'intenzione era quella di smontare tutta questa vasca che ormai è praticamente inutile perché ho l'acqua dentro, quindi via tutto. La fontanella lì verrà probabilmente abbellita adesso che è stata creata questa fantastica area esterna.
e quindi qua resterà solo, diciamo, la canna dell'acqua, sarà più pratico e più comodo. E come procede la vostra permanenza, ospiti? Ottimo. La pura verità è che Luca ha detto, se vogliamo pranzare qua dobbiamo togliere e fare un altro lavoro. Ma questo non dovevamo dirlo però, scusa. Anche perché ci ha appena portati a vedere dove ci butta nel caso, non Ecco, sì. E niente, noi siamo Quindi abbiamo questa buona volontà di mattina. Sì, Vabbè, però gli faccio la facciamo- pizza. Cioè, non è che No, li ci tratto- fa una pizza, li tratto non bene. vogliamo Lavorano, ma li tratto bene. Esatto. Che paura che c'è. Questo è originale, noi lo sa. Sì, l'originale lascialo possibilmente. Ti serve proprio. Un pochino sì. Vediamo un piccolo. Vabbè dai, avevo fatto un discreto lavoro, era abbastanza solido, no? Non hai un piccolo secchiello, qualcosa di. Ma proprio piccolo. Sì, sì. Il tuo sacro coltello? Voilà. Prego ragazzi, andate. Tanto prendo questo piccolo pezzo perché se no che devo mangiare di più. Voi. Siamo giunti anche alla conclusione di questo video in compagnia di Fede e di Peugeot. Vi ringrazio per prima cosa per la visita, mi ha fatto molto piacere conoscervi e devo dire che resterà il vostro ricordo, si spera, per molto tempo. Valuteremo la Settimana solidità, prossima brucia tutto. valuteremo la solidità della costruzione. Comunque è stato un bel weekend, mi ha fatto davvero piacere e spero comunque di passare a trovarvi, di riuscire a fare un pernotto assieme prima o poi. Ovviamente ognuno ha i suoi impegni, ma ce la faremo. Sia Fede che Peugeot hanno il canale, ve li lascio comunque sotto in descrizione, quindi supportate gli youtuber italiani che fanno insomma attività outdoor. Iscrivetevi al canale, mettetemi un like. Ragazzi, se volete dire qualcosa di particolare. Io ti ringrazio dell'invito, dell'ospitalità e del bel tempo passato assieme. Poi Peugeot, hai altro da alle dichiarare? prossime. Inizia a piovere. E il cielo piange la vostra... Ce le piange perché dobbiamo Esatto, andarci. il cielo piange la vostra partenza. Già, è stato un piacere Luca, grazie dell'invito, di ospitalità, fantastico, veramente bello, grazie. Ragazzi, al prossimo video, ciao a tutti. Ciao. Adesso questa è la Tani, mi ha appena detto 2 youtuber italiani. Asanda,